Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi ci troviamo nel PolyD Lab, il nostro laboratorio tecnico di stampa 3D MJF dedicato alla stampa e all'analisi di progetti particolari ed interessanti. Come sapete, PolyD si occupa di stampa 3D industriale MJF, ma ogni tanto ci piace spingerci oltre, ma molto oltre. Infatti questa volta ci siamo fatti una domanda molto semplice: possiamo costruire una chitarra elettrica stampata in 3D e che suoni davvero bene? Per scoprirlo siamo partiti da zero, o quasi. Come prima cosa abbiamo pensato a reperire la parte elettrica, cioè il cuore pulsante della chitarra, che avrebbe poi dato vita al progetto. Dopo qualche breve ricerca abbiamo optato per acquistare un kit online per chitarre Harley Benton, un kit entry level ma comunque affidabile. In pratica c'è manico, elettronica, pick-up, tutto pronto. E per cosa poteva venirci in soccorso la stampa 3D? Ovviamente per il body, per il corpo, ma non volevamo semplicemente copiare una forma esistente, volevamo progettare qualcosa che sfruttasse davvero il pieno potenziale della tecnologia MJF. Per questo ci siamo messi alla ricerca di un designer e lo abbiamo trovato su Fiverr, non ho mai capito come si dice, un marketplace online e globale che connette freelance con clienti in cerca di servizi digitali. Abbiamo trovato Alberto, che si dice Alberto. Un giovane progettista che ha accettato con entusiasmo di accettare la nostra sfida e su nostre indicazioni ha reinterpretato una delle forme delle chitarre più iconiche, la Flying V. Dopo qualche giorno il progetto era pronto, attendeva solo di essere stampato. Però, ok, bellissimo sulla carta, ma ora la domanda vera è: come suona? Per scoprirlo ci siamo rivolti a un nostro caro amico. Abbiamo infatti coinvolto Angelo Guidi, docente di chitarra all'Istituto Musicale di San Marino, che ha assemblato la chitarra e poi ha fatto parlare lo strumento. Lascio quindi la parola al nostro amico Angelo e alla sua Flying V. Vai Angelo! Buongiorno a tutti, mi chiamo Angelo Guidi e sono docente di chitarra presso l'Istituto Musicale Sammarinese. Ultimamente mi hanno contattato i ragazzi di PolyD Lab chiedendomi: Angelo, ti piacerebbe avere una chitarra elettrica realizzata dalle nostre stampanti 3D? Io ci ho pensato mezzo secondo e ho detto: ma certo, una cosa fantastica! È subito nata una forma di collaborazione per realizzare questo strumento. Guardate che bellezza! Questo è il body, è il corpo della chitarra. Il disegno è fatto benissimo, c'è bella idea artistica anche di questo buco, a me piace molto, e anche mi da dire la qualità della stampa è fantastica, cioè sembra legno, è fatto veramente bene. E hanno anche verniciato, questo è il manico originale. Io adesso direi di assemblarla e andiamo a vedere poi se suona, che siamo molto curiosi di sentirla. Qualche considerazione di come è venuta, direi veramente figa, cioè suona ragazzi, cioè quindi che dire, sono rimasto veramente colpito che da un kit di Harley Benton, così è un kit più economico alla fine, con un corpo che non è legno, sono rimasto colpito di arrivare a questo livello. Ho dovuto limare i tasti e ho messo uno spessore qua sotto per raddrizzare il manico e cos'altro, ho dovuto cambiare la testa anche del capotasto, quindi l'ho regolata tutta, anche i pick up, tutto quanto, e i pick up non sono così eccezionali, però nel complesso, considerando che il body dello strumento comunque non è in legno, tanta roba, anzi sembra proprio una chitarra semiacustica quasi. Cos'altro? Io sono molto soddisfatto di quello che è uscito fuori e mi viene da dire che mi piacerebbe
imparare a disegnare in 3D per realizzare un modello magari differente con anche caratteristiche superiori rispetto a questa. Sicuramente mi proverò a cambiare questi pick up e vedere cosa può uscire fuori, perché mi ha messo molto curiosità il fatto di avere un corpo come questo e di avere un suono così, magari anche, mi viene da dire, con un manico di un livello alto, anche dei pick up anche più professionali, si può arrivare a ottenere secondo me grandi cose. Quindi direi l'accendiamo e ci vediamo alla prossima. Oh, funziona davvero, eh? Scusate, ma mi ero fatto un attimo prendere la mano. Ma voi ve lo aspettavate? Perché sì, noi siamo rimasti davvero sorpresi da questa chitarra, perché non solo funziona, non solo tiene, ma anche una sua precisa identità sonora. Questa tecnologia di stampa 3D non finirà davvero mai di stupirmi. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo subito all'analisi tecnica del progetto. Partiamo dalla progettazione e dall'ottimizzazione topologica. Il design del corpo di questa Flying V è stato reinterpretato per massimizzare il rapporto rigidità-peso. Sfruttando la libertà geometrica della tecnologia NJF, il nucleo della chitarra non è un blocco pieno, ma è una struttura a densità variabile, quindi ha delle camere tonali all'interno, diciamo. Questa configurazione è progettata proprio per contrastare sia la tensione costante delle corde, senza che ci siano deformazioni, distribuendo lo stress meccanico in modo uniforme ed evitando i punti di rottura tipici del legno o delle stampe FDM soggette a delaminazione del layer. Il secondo punto è il design e l'integrazione del kit. Infatti l'integrazione con il kit Harley Benton è gestita tramite tolleranze millimetriche caricate direttamente nel file CAD, ma nonostante questo è stato necessario anche fare qualche piccolo accorgimento in post-produzione, come appunto ci ha segnalato il nostro amico Angelo nel video precedente. Una cura particolare è dedicata alla finitura superficiale. Infatti la porosità naturale del PA12 viene trattata per ottenere un'estetica opaca e tecnica durante l'esecuzione, mantenendo comunque un look moderno e aggressivo. Detto questo, passiamo al terzo punto, cioè la stampabilità e la gestione termica. La sfida principale della stampa di un corpo di chitarra risiede nel controllo delle planarità. Il design prevede una ingegnerizzazione dei volumi per evitare accumuli di calore eccessivi all'interno della build unit, minimizzando appunto il rischio di warping, cioè di deformazione. La struttura interna è infatti progettata con dei canali di scarico per la rimozione totale della polvere fusa, garantendo che il peso finale sia bilanciato perfettamente tra il corpo e il manico in acero del kit originale, evitando così che lo strumento diventi anche troppo pesante. Il quarto punto da trattare è l'innovazione e la risposta acustica. A differenza del legno, il PA12 è un materiale isotropo ed insensibile ai cambiamenti di umidità e temperatura, il che permette un'intonazione più duratura della chitarra. All'interno della cassa sono presenti infatti delle camere interne, come dicevo prima, delle camere tonali, impossibili da replicare con macchine CNC, che influenzano poi la risonanza del suono. Questa chitarra infatti assomiglia più che a una chitarra elettrica di legno pieno a una semiacustica. L'ultimo punto di cui parlare è la funzionalità e l'assemblaggio. Infatti i punti di fissaggio per il manico sono rinforzati per garantire un accoppiamento legno-polimero estremamente rigido, fondamentale per la trasmissione delle vibrazioni delle corde. L'alloggiamento per il kit Victory è plug and play, cioè i canali per il cablaggio interno sono prestampati, facilitando l'assemblaggio dell'elettronica, cioè i pick-up e i potenziometri, e riducendo al minimo l'interferenza elettromagnetica grazie proprio alla densità controllata del materiale. Bene, siamo quindi arrivati alle considerazioni finali. Questo progetto dimostra una cosa molto chiara, che la stampa 3D non è solo prototipazione, è uno strumento reale per creare prodotti finiti e funzionali, e perché no, anche strumenti musicali. Ora però vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Vi aspettavate un risultato del genere? Usereste mai una chitarra stampata in 3D? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. E come sempre, se vi piacciono questi esperimenti un po' folli, iscrivetevi al canale PolyD, perché abbiamo già in mente il prossimo progetto. E fidatevi, sarà una cosa davvero incredibile. E grazie per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo e buona stampa 3D. Ah, no, così. Rock and roll!